Sì, ma Games Workshop, dammi il tempo. Ho capito che vuoi far uscire nuovi regolamenti per far soldi, ma mi dai il tempo di far uscire un video prima? Fammelo uscire. Come faccio a parlare di Kill Team Octarius? Sono uscite 2 scatole nel frattempo. Ok che sono lento io, ma tu esageri. Di cosa parliamo in questo video? Parliamo ovviamente di Kill Team Octarius, la scatola di schermaglie nel 41esimo di millennio di Warhammer 40.000 per il gioco appunto Kill Team. Ora, io ho fatto molte partite a Kill Team, soprattutto nell'ultimo periodo in cui con Aci ci siamo divertiti, dilettati, volevamo uno schermaglietta veloce e tutto quanto. Quindi volevo parlarvi del gioco. Il problema è che nel frattempo sono uscite altre 2 scatole da 150 euro l'una e io non potevo comprarmela, avevo già questa, a posto così. Poi con tutti gli eserciti che abbiamo a casa non avevo minimamente intenzione di andare a comprare altra roba. Mi dispiace, è così. Detto questo, vi parlo di Kill Team Octarius e la recensione che sto per fare adesso va a parlare del regolamento in sé, del regolamento base, che è uguale, almeno a livello di meccaniche, per tutti i regolamenti usciti successivamente. Ovviamente cambiando l'ambientazione da scatola a scatola abbiamo una diversificazione all'interno di regole speciali e ambientazioni stesse. In questo caso però io vado a parlarvi delle regole. Quindi, se siete dei professionisti di Kill Team e fate i tornei di Kill Team, questo regolamento non ve ne frega niente, perché voi siete sempre aggiornati all'ultima edizione per poter fare i tornei. Se invece siete dei giocatori che non hanno mai sentito parlare di Kill Team o ne hanno sentito parlare e non sanno di che tipo di regolamento stiamo parlando, eccoci qua. Quindi, lamentele a parte, Kill Team, che tipo di gioco è? Allora, Kill Team vi mette in mano un manipolo di soldati, solitamente 10, ma possono essere anche di meno a seconda della squadra, della fazione che andate a giocare e della forza ovviamente dei vostri modelli. Vi mette in mano la possibilità di utilizzare appunto un tot di modelli dell'ambientazione di Warhammer 40.000 che vanno dai classici Space Marine fino agli odiosi Tirannidi. La scatola di Octarius che abbiamo noi fa parte di un'ambientazione in cui ci sono orchi e guardie imperiali Krieg. Ovviamente in questo caso stiamo più sul generico possibile in modo da andare a coprire tutte le regole del gioco. Il gioco dura 4 turni. In questi 4 turni i giocatori si alternano a muovere uno dei propri modelli alla volta, spendere i classici e canonici punti azione che andranno utilizzati per utilizzare determinate azioni sul campo di battaglia, che vanno come al solito dallo sparare, dall'attaccare, da utilizzare oggetti sul campo di battaglia e così via, per andare a portare a termine le più disparate missioni. Ovviamente anche Kill Team, essendo un gioco schermaglia, ha la possibilità di creare campagne in cui ogni modello ottiene nomi, ottiene promozioni, ottiene equipaggiamenti extra. La particolarità di Kill Team è la possibilità di andare ad approfondire il sistema di gioco e le azioni che ogni modello andrà a fare. Questo come? Utilizzando determinati segnalini. Questi segnalini rappresentano la possibilità e la pianificazione di ogni giocatore utilizzando i propri modelli. I segnalini vengono dati a un modello all'inizio della fase di schieramento e poi ogni turno possono essere mantenuti o modificati per cambiare l'assetto e le azioni che questo modello potrà portare all'interno del gioco. Le azioni e i segnalini sono praticamente degli ordini. L'unità e il modello stesso può avere l'ordine quindi nascosto e l'ordine ingaggiare. L'ordine nascondersi permette al modello stesso di agire un po' più indisturbato e, nel caso in cui si trovasse in cover, risultare appunto nascosto agli occhi di avversari che si trovano abbastanza lontani da ignorarne la presenza. Ovviamente un modello nascosto non avrà la possibilità di attaccare, mentre utilizzando un ordine ingaggiare il modello sarà visibile anche con degli ostacoli tra esso e l'avversario, a patto ovviamente di essere effettivamente visibile con la linea di vista, e però potrà attaccare, quindi potrà essere offensivo nei confronti dell'avversario. A questo punto è chiaro capire che c'è una grossa e bella pianificazione del proprio esercito, comunque della propria truppa all'interno della partita ogni turno. Oltre a questo tipo di pianificazione effettiva all'interno del gioco per portare a termine le numerose missioni presenti all'interno
di vari libri, quindi sia nel libro base sono presenti tante missioni a seconda della tipologia di partita libera, partita bilanciata, partita narrativa, e all'interno soprattutto anche delle varie ambientazioni che sono uscite fino adesso abbiamo un numero spropositato di missioni. Abbiamo, oltre quindi alla possibilità di agire sul campo di battaglia effettivo, abbiamo anche la possibilità di personalizzare i propri uomini. Gli uomini che andiamo a personalizzare fanno parte di possiamo dire, una scelta che cambia a seconda di ogni kill team che andiamo a costituire. Quindi se costituiremo un kill team di tiranidi dovremo avere determinati modelli, se costruiremo un team di Necron dovremo avere altri determinati modelli e così via. Siamo molto liberi nella nostra costruzione, ma se andiamo a scegliere determinati kill team saremo costretti all'utilizzo di determinati modelli che potete trovare all'interno del compendium di Kill Team, un libro in cui tutte le fazioni sono suddivise per abilità e per appunto kill team. Le abilità. Parliamo delle abilità. Ci sono vari tipi di abilità all'interno del gioco, alcune abilità strategiche e alcune abilità tattiche. Alcune possono essere utilizzate utilizzando determinati punti comando che si sviluppano e si ottengono ogni turno per andare a influire sullo scorrere del turno vero e proprio, cioè una determinata abilità, un ordine impartito utilizzando un punto comando che va a influire e attivare un'abilità che dura tutto il turno attuale di gioco e viene giocata un po' come se fosse una scommessa con l'avversario. Quando entrambi i giocatori non hanno più punti comando da spendere o non vogliono attivare più abilità, si passa alla fase di azione. La seconda tipologia di punti sono i punti strategici, quindi gli espedienti strategici, il termine tecnico del gioco, che possono essere utilizzati a questo punto non più a inizio turno ma quando necessario. Quindi nel momento in cui un modello vuole attivare una determinata abilità che gli serve per portare a termine un'azione più o meno fortemente, è giusto? Non possiamo andare bene. Ecco che potrà utilizzare questi tipi di punti, che potrebbero essere il semplice ritirare il dado, che è un'abilità che tutti gli eserciti hanno, fino a quelle personalizzate per kill team e per fazione, quindi la possibilità di ritirare un dado con una determinata arma, oppure cambiare il proprio ordine. A seconda della strategia del proprio esercito e della propria fazione è possibile avere degli espedienti strategici differenti. Questo crea ancora più profondità all'interno del gioco, che trovo veramente veloce e carino, soprattutto per il fatto che viene giocato su un campo molto piccolo, un tipo un 60x50, una roba del genere, che permette di giocare dappertutto ed è molto figo. Vorrei soffermarmi un po' di più poi sulle varie azioni. Ovviamente questi tipi di giochi hanno praticamente tutte le stesse azioni, come dicevo: attacca, spara, muovi, corri e via discorrendo. La particolarità del gioco è che non si può usare un'azione più di una volta se non utilizzando determinati espedienti strategici o tattici di determinate fazioni. Per esempio, gli Space Marine hanno determinate abilità che, se attivano il punto strategico all'inizio del turno, gli permette di attaccare 2 volte in corpo a corpo o 2 volte a distanza, a seconda di quello che preferiscono utilizzare. Mettiamola così. Di solito però non si può fare, e le azioni sono una cosa particolare di questo gioco, in quanto secondo me Games Workshop ha fatto un bellissimo lavoro con il combattimento e con lo sparo. Nello sparo si tirano tutti i propri dadi e l'avversario cerca di schivarli. Ogni volta che si fa un'azione di sparo, quindi si andrà a comporre una pool di dadi con chi attacca e con chi difende, e si andranno, partendo dal difensore, ad accoppiare i dadi utilizzando i numeri normali che sono dei successi per rimuovere i successi dell'avversario, e i 6 che sono dei critici per rimuovere tutti i critici dell'avversario. Ogni critico entra e fa danni differenti da un colpo normale e più alti, di conseguenza molte volte il giocatore dovrà scegliere se rimuovere un critico o un colpo normale a seconda della necessità. Il combattimento è, se vogliamo, ancora più approfondito, in quanto entrambi i giocatori tirano semplicemente per colpire, non tirano i tiri salvezza. È molto più aggressivo, in quanto ogni colpo entrato a segno è una ferita. A quel punto c'è sempre una questione di accoppiamento, quindi parte l'attaccante a dare il proprio dado e decidere se vuole utilizzare quel dado per difendersi, quindi cancellare un dado dell'avversario, oppure attaccare.
quindi infliggere danno. A quel punto tocca al difensore e così via. Una serie di, possiamo dire, scommesse al rilancio. Quando i dadi sono finiti da una parte o dall'altra, o quando i dadi da una parte o dall'altra sono finiti, oppure quando un modello muore prima di poter completare la propria fase di assegnazione dado, i dadi vengono scartati. Il combattimento finisce. Molto brutale, molto divertente, però è anche molto strategico. Kill Team è un gioco che, per quanto non mi piacciono mai le mentalità di GV, la filosofia GV, e voi lo sapete molto bene, se no parlerei molto più di GV all'interno del canale, approvo, perché è un gioco veloce, dinamico e permette a molte persone di poter avere il primo riscontro col wargame. È anche un buon gioco introduttivo per quelle persone che sono alle prime armi e che non vogliono spendere vagonati di soldi in esercito, quando basta creare un paio di kill team e sono completamente a posto. Lo consiglio anche a quei veterani che magari si sono stufati un po' di giochi GV e vogliono rientrare nel mood con partite veloci e con cui vogliono appunto riciclare i propri modelli con piccoli kill team, possiamo dire. Per quanto mi riguarda lo trovo un gioco molto strategico e interessante. Non approvo particolarmente la scelta di dover utilizzare un compendio come al solito, quindi avere un libro a parte per dover per forza giocare i propri modelli, però escluso questo, trovo anche molto interessante la personalizzazione in poche pagine di ogni kill team con le proprie abilità. Detto questo, ripeto, lo consiglio a chiunque sia un appassionato di GV o voglia entrare nel mondo di GV e voglia fare delle partite molto veloci che possono essere portate a termine direttamente sul proprio tavolo della cucina. Detto questo, da Mattia è tutto, da Wargames per Passione è tutto e ci vediamo ad un prossimo video.